Ho passato una serata con Sadhguru, non importa se vi piace o meno, se fate meditazione o meno, se seguite l'ambito spirituale, comunque ritengo che siccome è più di 40 anni che lo fa, il suo modo di rispondere alle domande, la sua intelligenza, i suoi insight sono veramente qualcosa di incredibile. E quindi ogni volta che lo vedo di persona, veramente anche se sono cose che ho sentito 1000 volte, perché lo seguo da tanto tempo, faccio le sue meditazioni, le sue pratiche da ormai più di 5 anni, vederlo e sentirlo di persona è tutta un'altra cosa. E c'è stato questo evento alla Triennale di Milano, sono riuscito a fare dei b-roll, quindi ve li mostro qui in sovrimpressione mentre vi racconto com'è andata. E semplicemente cos'è successo? Io conosco questo ragazzo, Luca, che in realtà mi ha contattato ormai 2 o 3 anni fa, siamo diventati amici, e lui è un artista di per sé italiano, ma che è molto a contatto con la fondazione di Sadhguru Isha. Passa tanto tempo in ashram, dove sono stato anch'io quest'anno, e quindi quando succede qualcosa con Sadhguru a livello italiano, lui fa un po' da tramite, quindi riesce a invitare persone, a invitare gente importante, creator, artisti, gente comunque conosciuta nell'ambito italiano. E un paio di anni fa, quando mi aveva scritto per andare ad alcuni eventi, tra cui quello dell'UNESCO per il giorno internazionale dello yoga, là l'ho conosciuto e da lì poi ci sono stati quelli di Salva al Suolo, ci sono stati tanti altri eventi molto piacevoli, e poi quest'anno è il motivo per cui sono andato in ashram a fare i percorsi avanzati. Quando sono andato anche con altri artisti, altri creatori, soprattutto cantanti, gente nell'ambito musicale, e loro facevano, diciamo, il percorso base, quello di ingegneria interiore. Io, siccome l'ho fatto ormai 5-6 anni fa, 4-5 anni fa, ho fatto i 2 corsi avanzati, Shunya e Bava Spandana. In Bava Spandana, fatalità, c'era questo ragazzo, Shablo, che io non conoscevo, poi ho scoperto essere famoso. Ci siamo conosciuti lì in pura, tutto in modo molto genuino, non sapendo niente l'uno dell'altro, e poi abbiamo scoperto di quello che avevamo a casa, ma questo non ha cambiato, diciamo, il nostro rapporto. E quando Luca a inizio mese mi ha scritto dicendo: guarda che a fine settembre c'è questo evento in Triennale a Milano, in questa sala d'onore bellissima, un po' privato, dove vanno solo artisti, creator, e c'è come host Shablo, e vogliamo anche te che vieni, ho detto: devo assolutamente andarci. Quindi era un modo anche sia per vedere comunque i miei vecchi amici che ho incontrato in ashram, per incontrare Shablo e Luca e anche altra gente ovviamente, e anche un po' per sentire Sadhguru. Quindi sono andato, sono partito. Non c'erano tante persone, è stato veramente un evento, diciamo, privato, abbastanza intimo. C'erano altri creator, ho conosciuto Nina Zilli, ho conosciuto Nick Pescetto, ho conosciuto tanta altra gente, poi ho ritrovato vecchi amici come Tormento, Shablo, anche organizzatori di Isha, quindi gente che ho conosciuto in ashram. Veramente è stato molto piacevole. È iniziato l'evento e dietro di me le sedie erano vuote, c'erano delle sedie vuote, e quando è partito l'evento c'era Shablo che spiegava e introduceva Sadhguru per chi non lo conoscesse, perché in Italia non c'è tanta gente che fa meditazione, un percorso interiore. È partito sullo schermo un resoconto di tutto quello che fa, e poi era lì anche ovviamente per la pubblicizzazione di questa app meditativa che è Miracle of Mind, questa meditazione di 7 minuti. La sto facendo praticamente ormai da una settimana, tutte le sere, per provarla. L'ho iniziata una settimana fa come test, perché già faccio il mio sadhana tutti i giorni di un paio d'ore praticamente, e ho detto voglio comunque provarla, perché quando avevo fatto Isha Kriya, la meditazione base di Isha, mi era piaciuta tantissimo, mi aveva cambiato la vita, e questa Miracle of Mind è un po' una versione ridefinita, un po' più concentrata di Isha Kriya, quindi la sto provando e mi sta piacendo. Quindi è un po' per puntare a quello. Infatti penso che sia venuto in Italia Sadhguru soprattutto per parlare di quello. Ho visto che ha incontrato il governo, il Milan, tanta gente conosciuta, quindi ok. Quindi c'è stato un po' quello, un po' un resoconto di quello, si è parlato dell'app, e nel mentre di tutto ciò, per prepararsi a salire sul palco, ho sentito che Sadhguru si era seduto dietro di me. Io ero così, e quindi un po' emozionato nel non muovermi, nel cercare di non far niente. Ho sentito, vabbè, a parte che la stanza era tutta incensata, ovviamente purificata prima di iniziare, però questo misto incenso più il suo odore che non avevo mai sentito da così vicino. L'ho visto un paio di volte, 2 o 3 volte Sadhguru dal vivo, ma mai per così tanto tempo da vicino. Ho sentito questo suo odore molto legnoso, criptico, veramente è un odore pazzesco, mi ha fatto venire la pelle d'oca. È anche ovviamente probabilmente un'associazione olfattiva, quindi una cosa mentale, però se un giorno farò il mio brand di profumi magari creerò qualcosa ispirato anche a questo. E poi è salito sul palco, diciamo che per la prima mezz'ora, un'oretta, ha parlato ovviamente, diciamo, la classica introduzione allo yoga, alla spiritualità, quindi partendo da un contesto molto generale è partito, e ovviamente sono cose che ho già risentito tante volte. Sadhguru lo conosco da tantissimo tempo
e mi sono veramente letto tanti libri suoi, ho seguito tanto da parte sua ed è una persona incredibile, veramente ogni volta che lo sento parlare è pazzesco. E mi sono accorto anche di quanto in Italia serva un percorso meditativo, perché la gente attorno a me, alcuni continuavano ogni tanto a guardare il telefono, altri si distraevano, altri continuavano a muoversi, dicevano ah mamma mia, se riuscissero a stare un po' fermi e ascoltare per un po' di tempo e stare in tranquillità sarebbe incredibile. Servono proprio delle pratiche. C'è bisogno di spiritualità in Italia. E quindi ha parlato un po' di quello e poi ci sono state delle domande, un po' da parte di Shablo, un po' da parte di altri. Ovviamente essendo tutti artisti e un po' creator, eccetera, le domande hanno riguardato un po' argomenti come salute mentale, fama, successo, musica e quindi è stato interessante. E mi sono preso anche delle quote, mi sono preso un po' di, diciamo, 5 frasi un po' riassuntive di argomenti che interessano a me, ve le voglio dire a fine video se vi interessa, dandovi un po' di contesto. E poi è finito l'evento, siamo tutti salutati, ho conosciuto gente, c'è stato un rinfresco con il cibo prana positivo dell'ashram, quindi c'è stata un po' questa nostalgia dell'ashram. Ho salutato tutti e sono tornato a casa. Allora, le ho scritte in inglese, quindi ve le traduco al momento e vi do un po' di contesto. La prima era un po' una domanda che riguardava che cosa fare nella vita, ecco, quando ti ritrovi giovane a avere già magari successo o altro e non sai bene cosa fare nella vita. E lui ha detto, essere confusi non è un cattivo stato in cui essere, ovviamente ve la traduco lettera. E poi queste non sono vere quote, sono un po' miei appunti. Significa che stai ancora cercando, significa che stai guardando, se stai cercando vuol dire che sei conscio. Quindi dice chiarezza e non conclusione, attenzione e non memoria. Guarda la vita, osserva per bene la vita attorno a te e impara a rispondere. Quindi coscienza e attenzione. La seconda invece era un po' una ragazza che ha chiesto un consiglio, siccome lei aveva compiuto 18 anni, un consiglio generale da parte di Sadhguru, domanda un po' particolare. E lui ha risposto: non definire te stesso con un'attività. Quindi non confinare te stesso a una semplice attività, ma sì un essere umano. Quindi concentrati sull'essere, flessibilità e essere aperto a tutto. Quindi prima impara a dare una definizione a questo, al corpo, a te stesso, cioè scusami, no al corpo, a te stesso, all'essere, e poi da lì fai quello che vuoi, fai quello che ti piace, fai quello in cui sei bravo, fai quello che ti pare, ma non confinarti a quello. Il bello di un essere umano è che è sempre flessibile e può cambiare ogni giorno. È conscio. La terza, su 5, ne ho fatte 5, invece riguardo alla fama e parlava un po' della fama per la gente che è diventata famosa molto presto, perché Shablo, che era il Lost, lui è anche conosciuto in Italia, è un producer, ma è anche manager di gente conosciuta come Blanco, Gali e tutta questa gente qua. E quindi chiedevano un po' di queste cose. E lui diceva, la fama non è un affar tuo, è un affare delle altre persone. Non puoi dire io sono famoso, sono le altre persone che in caso possono dirtelo, perché nel momento in cui prendi sia positiva che negativa un'opinione degli altri dentro di te, sei andato. Devi semplicemente dare il meglio in qualcosa, fare qualcosa e se le persone lo accettano e ti lasciano fare quella cosa e perché sei bravo, allora ti lasciano fare quella cosa ancora di più e allora ti possono chiamare famoso, ma non prendere quelle definizioni e metterle tue. Poi si è parlato della vita e c'è questa frase che mi è piaciuta molto, in cui si parlava della vita, a un certo punto diceva quanto si è nella nostra testa, no? Quando tutto è autogenerato, è autocreato e invece di vivere nella vera creazione siamo nella creazione che ci siamo autocreati e quindi spiegava un po' questa prospettiva. Il più grande fenomeno nell'universo è la vita e sei tu. Nel senso, svegliati fuori. Questa mi era piaciuta. E poi l'ultima, sempre riguardo a questa cosa, chiedevano sempre riguardo a questo concetto di salute mentale, eccetera, della paura, e diceva, se sei miserabile, quindi se ti senti depresso, triste, eccetera, dentro di te, anche questa stanza, anche tutto il mondo lo è, lo diventa. Se invece sei gioioso, anche questa stanza, tutto il mondo lo è. Nel senso che la tua esperienza di vita è tua responsabilità e come tu vivi la vita cambia un po' il filtro con cui vedi tutto, quindi è tanto basato sulla tua creazione. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete domande vi rispondo qua nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!